Guarda qui che lerciume. Levi è il personaggio più figo, anche se io preferisco Eren, di tutta la storia di Sayama, nonché il sogno proibito di ragazzine e ragazzini. Come molti personaggi fighi, ha il fascino del mistero, quello che non riesce a decifrare, quello che fa sbavare e ispira tutte quelle fanfiction che, vi basta fare un giro su internet per trovare di tutto. E dico di tutto, ma lasciamo stare. Nel mondo di Attack on Titan ci viene introdotto come l'eroe, la speranza del genere umano, l'unico che con quei cacchio di taglierini è capace di affettare così tanti giganti manco fosse un salumiere. Al contempo, come tutti i fighi del suo calibro, è un tizio che non china il capo con i superiori, ha voglia di dirgli rispetta la mia autorità! A Levi basta lo sguardo truce per farti capire che non è il caso di fottere con lui. Qual è la prima cosa che ci viene in mente quando udiamo il suo nome? Beh, ovvio, tutti i meme che ci hanno fatto su lo confermano. Fazzoletto in testa, grembiolino e spazzolone. La sua mania delle pulizie è divenuta leggendaria. Levi detesta lo sporco, coinvolge anche gli altri in questa sua mania e si accerta scrupolosamente che non vi sia un solo granello di polvere. Anche durante gli scontri, fateci caso, tende appena può a ripulire le lame, che in situazioni di pericolo, diciamoci la verità, è l'ultima cosa a cui pensare. C'è chi ha associato questo comportamento a una germofobia, diagnosi sbagliata, quando è opportuno non esita certo a sporcarsi le mani. Come molti prima di me hanno fatto notare, questa sua particolare tendenza ad essere quasi ossessionato dalla pulizia è riconducibile al disturbo ossessivo-compulsivo. Avete presente? Quando dovete uscire di casa e tornate indietro per controllare se avete chiuso il gas, poi non contenti, mentre siete sull'uscio della porta, ritornate indietro per controllare meglio? Vi è mai capitato di rifare il letto, magari con un po' di fretta, e il pensiero di quella piega del lenzuolo non esattamente sistemata a dovere vi accompagna per tutta la giornata? Beh, se vi ritrovate in uno di questi esempi, e magari è una cosa che vi capita pure spesso, potreste anche voi soffrire probabilmente di questo tipo di disturbo. Pensieri ansiogeni e rituali compulsivi che servono ad esorcizzarli. Ma come diceva il mio professore, ogni disturbo va sempre compreso a fondo. Alla base del disturbo, in generale, c'è un'esigenza di controllo. Nello specifico di Levi, cerca di avere controllo su ciò che lo circonda. Un ambiente disordinato e ingestibile, pensiero ansiogeno, ripulendolo a dovere, rituale compulsivo, diviene ordinato e controllabile, ansia esorcizzata. Dovremmo però scavare alla radice questa esigenza per cercare di comprendere da dove nasce. Ovviamente stiamo trattando una figura fittizia, quindi prima di accusarmi tra i commenti di fare sovralettura metto già le mani avanti dicendovi sì, Levi non esiste, i giganti grazie a Dio non esistono e improvvisarmi psicologo per un personaggio dei fumetti lascia il tempo che trova. Tenete presente però che Isayama i suoi personaggi li ha caratterizzati seguendo una certa logica, e qui sta la grandezza dell'autore, e nella letteratura in generale tanti personaggi immaginari hanno dato spunto per analisi a filosofi e pensatori. Potrei farvi decine di esempi, ma non voglio andare fuori tema. Poi, vi trovate su Alkill TV, la copertina di questo video, il titolo stesso di questo format vi fa capire che tipo di analisi facciamo qui, quindi, in risposta ad ogni eventuale "ci stai vedendo troppo", scusate il francesismo, ma c'è un grosso vaffanculo. Tornando a Levi. Cosa sappiamo della sua vita passata? Beh, non conosciamo il padre, è figlio di una prostituta, tale Kuchel Ackerman, non so se la pronuncia corretta, la quale rimase incinta di un suo cliente. Suo zio, Kenny Ackerman, altro personaggio molto complicato, un membro del corpo di gendarmeria e capo del gruppo di soppressione anti-uomo, viene soprannominato Kenny lo Squartatore. Insomma, il quadro non è proprio quello di una famiglia idilliaca. Ci sono molte cose nella vita che l'uomo non può controllare e deve inevitabilmente accettare come destino.
come naturale. La morte di un genitore è uno di questi casi, ma un bambino, specialmente se si ha un'unica figura come nel caso di Levi, difficilmente senza supporto esterno è in grado di affrontare la fase del lutto. Già è difficile per gli adulti, immaginate per un ragazzino. Molto spesso si vive tale disgrazia come un essere stati abbandonati e Isayama ci mostra questo tratto nella personalità di Levi in maniera molto chiara. Quando Kenny poi decide di prendersene cura per fare di lui un uomo, una persona capace di pensare a se stessa, nel momento in cui scompare tra la folla davanti agli occhi di quel ragazzino, abbiamo l'ennesimo crack all'interno della sua psiche. Levi nuovamente viene abbandonato, questa volta in maniera più esplicita, poiché se la morte è qualcosa di inevitabile, sentirsi abbandonati in quel modo, senza una parola, è un tantino più grave. Questo lo porta inevitabilmente a chiudersi ancora di più in se stesso e a porre le radici per quel carattere antisociale che ben conosciamo. A contribuire maggiormente a ciò, non dobbiamo dimenticare anche l'ambiente dove vive. Lui vive nel sottosuolo, in mezzo ai relitti della società. Se in superficie, 3 mura concentriche, stile gironi infernali, separano il cosiddetto resto dell'umanità dalla minaccia dei giganti, lui è separato anche dagli altri umani, che sono la prima minaccia per chi vive là sotto, prima ancora dei giganti. Letteralmente, se vogliamo fare il parallelismo con l'inferno dantesco, quel luogo rappresenta il cocito. Quindi, tornando al controllo, Levi sente di non poterne avere sul luogo dove vive, è costretto a vivere laggiù. Ovviamente mi riferisco prima del suo incontro con Erwin. Non ha controllo sul mondo esterno, l'umanità è reclusa tra le mura. Non ha controllo sulle figure a cui in un modo o nell'altro si affeziona. La morte della madre, l'abbandono di suo zio e il colpo di grazia definitivo gli viene dato quando, come vediamo in The Bird of Levi, anche gli unici 2 compagni con i quali condivideva il sogno di libertà finiscono per lasciarlo solo. Ogni aspetto della vita di Levi sfugge dalle sue mani e psichiatricamente è con quel disturbo ossessivo compulsivo che cerca di appropriarsene. Come abbiamo detto, ciò comporta in lui anche un'altra caratteristica, il suo carattere antisociale. Levi in un certo senso, costretto a chiudersi a guscio, a sembrare apatico, a essere schivo, perché sa che affezionarsi al prossimo non gli ha mai portato cose positive, o meglio, non è che Levi non provi affetto per gli altri o che quantomeno non tenga a qualcuno, è il suo atteggiamento esterno, quello che in psicologia si definisce corazza emozionale, ad essergli, illusoriamente in realtà, necessario per cercare di soffrire meno. Ogni personaggio in Attack on Titan interpreta la libertà a modo suo e a modo suo combatte per ottenerla. Se Eren trova la libertà puntando al di là del mare, verso l'orizzonte, Levi punta in alto, al cielo oltre le nuvole. Ed è per questo che il più abile col movimento 3D è come se metaforicamente tentasse di raggiungerlo. Quello stesso cielo a cui in passato ambiva, ma che scorgeva solamente da una crepa in quel sottosuolo dove viveva. Se il video ti è piaciuto, ti invito a lasciare un like, a commentare per farmi sapere il tuo pensiero al riguardo. In descrizione trovate i nostri social, Facebook, Twitter, Instagram, canale e gruppo Telegram a cui vi invito ad unirvi. Vi ringrazio della cortese attenzione, ci vediamo al prossimo video e buona vita a tutti.